Rieccoci con un nuovo video, come potete vedere quest'oggi con due mazzi, i Knights Templar Tarot e i tarocchi delle favole oscure. Perché quest'oggi andremo ad utilizzare un metodo che io non ho mai usato sul canale e ovviamente un metodo molto efficace nel momento in cui dobbiamo cercare di capire come se funziona una coppia. Quindi dobbiamo cercare di capire che cosa la donna della coppia pensa, che cosa prova, cosa ha nel suo cuore, che cosa pensa e prova l'uomo della coppia ed infine che cosa accadrà, quindi l'evoluzione della coppia stessa. Questa è una stesa che viene spesso utilizzata con le sibille, generalmente con le Lenormand, però può essere anche utilizzata con i tarocchi. Io generalmente la uso con i tarocchi. Le carte che andremo ad utilizzare per questa stesa sono 6, quindi 6 arcani in totale. Quindi quello che andiamo a chiedere con questo nuovo metodo agli arcani è appunto la seguente domanda, ossia: ho una storia clandestina con appunto un uomo impegnato, che può essere appunto sposato, fidanzato, convivente, voglio cercare di capire come va il suo rapporto con la compagna ufficiale, che può essere appunto moglie piuttosto che fidanzata. Cosa pensa lei del loro rapporto e ovviamente cosa prova lei per lui. Inoltre, che cosa pensa lui del rapporto con questa donna e cosa ancora prova per lei, nonostante la vostra presenza. Ed infine, appunto, le ultime due carte, che cosa accadrà, l'evoluzione del rapporto di questa coppia, quindi come evidentemente lui gestirà le prossime settimane o comunque i prossimi mesi. Ovviamente, ragazzi, i tempi sono stabiliti chiaramente dagli arcani, che appunto verranno estratti, che hanno ciascun arcano delle indicazioni temporali ben precise, in particolar modo appunto gli arcani maggiori. Dunque, iniziamo dalla donna della coppia, quindi allontano momentaneamente i Knights Templar Tarot, mescoliamo questo mazzo e cerchiamo quindi di capire che cosa la moglie pensa e prova per lui del rapporto con lui. Cerchiamo un po' di capire questa donna come sta vivendo questo rapporto nel presente, cosa ancora prova, cosa ancora desidera. Se magari ha il sospetto che lui possa avere qualcun'altra, magari sa di voi, oppure per esempio si fida completamente di quest'uomo. Cerchiamo un po' di capire cosa pensa lei e cosa prova lei, ovviamente, del suo rapporto e per il vostro uomo, l'uomo che state segretamente appunto vedendo e frequentando da un po' di tempo. Vediamo un po'. Perfetto. Ora mescoliamo i Knights Templar Tarot e cerchiamo di capire cosa prova lui per la compagna ufficiale, cosa pensa del rapporto che ha con lei, ovviamente tenendo ben presente che lui ha voi, cioè lui frequenta comunque, esce, vede, ha rapporti con voi, quindi nonostante la vostra presenza, quest'uomo cosa pensa ancora del suo rapporto, del suo matrimonio, della sua convivenza, del suo fidanzamento con appunto la sua compagna ufficiale, cosa prova ancora per lei, se c'è ancora qualcosa che lo tiene legato a lei e che cosa. Vediamo un po'.
Ok. Cerco di centrarle il più possibile. A questo punto estrarremo appunto altre 2 carte per cercare di capire come ovviamente procederà il loro rapporto in futuro. Chiaramente, ragazzi, utilizzando il mazzo dei Knight Templar Tarot, perché ovviamente a noi interessa quello che lui andrà a fare con lei nell'ambito del suo rapporto, quindi un focus ovviamente speciale chiaramente per quanto riguarda le azioni di quest'uomo. Ovviamente non c'è necessità di rimescolare di nuovo il mazzo. Perfetto. Allora, iniziamo dalla figura femminile, quindi cerchiamo di capire appunto che cosa pensa la donna della coppia, quindi la compagna ufficiale, che cosa appunto pensa di lui e del rapporto che ha appunto con lui, ovviamente nel presente. Vediamo un po'. E qui abbiamo appunto il fante di bastoni. Allora, il fante di bastoni rappresenta un individuo molto sincero, leale. Ovviamente, quindi questa donna non ha particolari sospetti sul fatto che lui possa avere una compagna che lui vive in maniera parallela al suo rapporto, che siete voi. Però è un fante di bastoni, quindi immagina che quest'uomo possa in qualche modo, in qualche momento, farsi irretire dalla bellezza e dalla prestanza fisica di qualche altra donna. Il fante di bastoni, esattamente come appunto anche il cavaliere di bastoni, ci parla di soggetti che possono avere anche delle altre attenzioni da parte di altre donne o dare altre attenzioni ad altre donne. Questo perché è un personaggio di bastoni, quindi si fa in qualche modo muovere e smuovere dalla curiosità e dal desiderio fisico, quindi dal fuoco e dalla passione. Però qui abbiamo un fante di bastoni, quindi non un re di bastoni. Questa donna vede quest'uomo come fortemente infantile. Quindi o effettivamente anagraficamente è più giovane di lei, oppure questa donna lo vede come un eterno ragazzino, l'eterno Peter Pan, che cerca sempre dei nuovi stimoli e riesce anche a trovarli in altre donne. Quindi questa donna pensa e sospetta che lui sì, possa, per esempio sui social, piuttosto che diciamo anche in ambito professionale, avere delle particolari simpatie, ma mai qualcosa di realmente serio o conclamato, qualcosa che possa portarlo ad una reale decisionalità, proprio perché, vi ripeto, questa donna lo sottovaluta molto, parliamo proprio di un fante di bastoni, quindi lo vede un po' come un ragazzino che ogni tanto si volta a guardare qualche bella donna, ma lei accetta questa condizione proprio perché obiettivamente non se ne sente particolarmente minacciata, proprio perché parliamo di un fante, quindi di un soggetto estremamente mobile, che può quindi cambiare pensiero molto rapidamente su una persona, cioè in un dato momento una donna può piacergli, poi ad un certo punto questa donna può non piacergli più. Quindi, dato che il fante rappresenta, come un po' tutti i fanti appunto rappresentano le comunicazioni, le telefonate, evidentemente sa che quest'uomo potrebbe sentire qualche altra donna, ma non è un fante di spade, quindi non lo vive come un tradimento, bensì come una ragazzata. Non so come si possa considerare
in questo modo, diciamo, il proprio compagno, è una visione che io assolutamente non condivido, però lei evidentemente se ne fa carico, evidentemente da diverso tempo, perché il fante di bastoni ce l'ha proprio per temperamento, per carattere, appunto questo atteggiamento di farsi molto guidare dall'impulso, dal desiderio fisico che ha per qualcosa che lui reputa estremamente abbagliante ed eccitante. Quindi in realtà lo tratta proprio come un bambino, come un eterno adolescente che si può appunto far abbagliare in un determinato momento da una donna, da una situazione, per poi, diciamo, abbandonare lì il proprio giocattolo e ritornare appunto a casa, all'ovile. Quindi sì, lei ha notato che c'è qualcosa che non va, nel senso qualche messaggio di troppo, qualche chiamata di troppo, ma vi ripeto, le classifica come delle semplici simpatie, qualcosa che lei non deve temere. Il fante di bastoni, però, può anche essere un figlio, perché può rappresentare un bambino o una bambina, perché comunque i fanti non hanno generalmente una precisa connotazione di genere. Di conseguenza, nel caso in cui queste due persone abbiano un figlio o una figlia piuttosto giovane, piuttosto piccola o piccolo, quindi un bambino, un adolescente, potrebbe proprio rappresentare questa figura che fa da collante al loro rapporto e che dunque, essendo appunto lei madre, reputa come elemento fondamentale nell'ambito della propria famiglia. Quindi è chiaro che ritiene la figura e la presenza del figlio come giustamente fondamentale, come perno attorno al quale debba in qualche modo ruotare tutta la loro esistenza e quindi anche la tenuta del loro rapporto di coppia. Quindi il fante di bastoni rappresenta, nel caso in cui non abbiano figli, la presenza di cui lei sospetta, di una situazione che però è subalterna alla sua, come un qualcosa, una sorta di cotta adolescenziale che passerà in fretta. Nel caso in cui invece questa sia una coppia sposata o che abbia comunque figli, questa donna ripone nel proprio figlio l'elemento centrale della loro coppia, per cui sa che comunque per quest'uomo questo figlio o questa figlia è fondamentale e quindi è il reale collante della loro storia. Vediamo a questo punto cosa prova lei per quest'uomo. Vediamo un po'. E qui abbiamo l'asso di denari. Allora, ve l'ho detto che appunto questa donna non teme la presenza di un'eventuale terza persona fra di loro, ovviamente nel momento in cui si ha, come vi ho detto prima, una situazione subalterna. Quindi lei deduce che la presenza di un'altra donna sia semplicemente una simpatia o un mero sfogo fisico. Non parliamo di coppe, di conseguenza non immagina che lui possa un domani lasciare lei per voi. Addirittura qui abbiamo l'asso di denari. Quindi lei vede quest'uomo come l'elemento portante da un punto di vista economico della loro famiglia. Quindi o lei non lavora e l'unico a lavorare dei due è lui, di conseguenza è lui che in qualche modo contribuisce in maniera primaria al sostentamento della loro famiglia, oppure tra i due, pur lavorando anche lei, lui è quello che guadagna obiettivamente di più, oppure hanno dei beni familiari che in qualche modo appunto li tiene particolarmente con le spalle coperte. Cioè questa donna ha una visione, vi ripeto, a mio avviso assolutamente non condivisibile, dell'amore, del rapporto di coppia, tutta sua e ovviamente, vi ripeto, estremamente ottimistica, perché obiettivamente lei ritiene che quest'uomo difficilmente si allontanerà da lei e soprattutto ritiene che il vero collante del loro rapporto sia eventualmente un figlio, nel caso in cui lo abbiano, quindi quel fante di bastoni,
e comunque un assetto economico-finanziario che è fondamentale per entrambi. Cioè questa donna sa che lui difficilmente potrebbe chiudere un rapporto ufficiale perché non ha nessuna intenzione di rinunciare al benessere economico, finanziario, materiale, concreto, tangibile che ovviamente lui ha in questo momento rimanendo al fianco di lei. Quindi questa donna sa evidentemente che si comporta da ragazzino alla prima cotta, ma che non rinuncerebbe mai ufficialmente al loro rapporto perché non vuole perdere tutti quei benefici che lui ha e di cui lui può disporre in questo momento stando appunto accanto a lei. Inoltre l'asso di denari ci parla proprio di notizie, quindi potrebbero aver ricevuto delle notizie molto positive da un punto di vista economico. Quindi potrebbero per esempio aver ricevuto quel prestito che magari stavano aspettando, potrebbero aver ricevuto un'eredità, aver fatto l'investimento giusto, essere riusciti a vendere per esempio un terreno piuttosto che un appartamento e quindi aver guadagnato parecchio denaro, oppure potrebbe lui per esempio o anche lei aver iniziato un nuovo lavoro che quindi permette alla loro coppia di sentirsi, vi ripeto, con le spalle coperte. Cioè questa donna è straordinariamente fredda, calcolatrice e concreta, ma fino obiettivamente allo sfinimento, poiché sa che tra di loro non c'è sentimento. È venuta una carta di coppe, quindi non c'è sentimento. Cosa prova? Asso di denari. Cioè, quindi non prova sentimenti, non ci sono emozioni. Questa donna basa il loro rapporto esattamente come si andrebbe a costituire un SPA, quindi una società per azioni. Ciascuno contribuisce a modo proprio al rapporto, senza per forza chiaramente dover in qualche modo dare del proprio da un punto di vista fisico ed erotico, cioè questa donna sa che lui obiettivamente non è legato a lei da un profondo desiderio, ma sa che quest'uomo non rinuncerebbe mai al loro rapporto, almeno questo è quello che pensa lei, perché poi andremo a vedere invece la posizione di lui. Ecco, questa donna pensa che lui in qualche modo non avrebbe mai il coraggio di lasciarla per la presenza eventualmente di un figlio, anche più di un figlio, ma soprattutto, vi ripeto, per un assetto economico-finanziario che evidentemente in questo momento soddisfa entrambi, anzi che potrebbe appunto aver ottenuto delle importanti migliorie. Vi ripeto, l'asso di denari ci parla di notizie importanti da un punto di vista economico. Quindi, vi ripeto, potrebbero aver iniziato un nuovo lavoro che potrebbe essere fortemente remunerativo. Quindi, chiaramente, questa donna ovviamente pensa che il loro rapporto, pur non, diciamo, navigando in ottime acque per quanto riguarda i sentimenti e l'erotismo, è comunque un rapporto solido. Perché comunque lui si comporta come un ragazzino che si lascia abbagliare dalla prima bella ragazza che incontra, ma che comunque dà troppa importanza all'aspetto materiale del loro rapporto. Quindi è una persona che dà troppa importanza al denaro, al benessere materiale di una coppia e quindi non potrebbe mai andare a rinunciare al loro rapporto. Vediamo a questo punto invece la posizione di lui, cioè cosa lui pensa del suo rapporto con questa donna. 3 di pentacoli. Allora, in questo caso, anche dal punto di vista di lui, non ci sono sentimenti, non ci sono desideri. Quest'uomo ha semplicemente la necessità di far andare bene le cose, 3 di pentacoli, quindi collaborare con questa donna da un punto di vista appunto economico finanziario, pentacoli, per cercare in qualche modo di mandare avanti la loro famiglia, il loro nucleo familiare, per appunto non creare degli scossoni economico-finanziari eccessivamente gravi. Potrebbero mettere in grosso pericolo e disagio la vita, il benessere materiale di entrambi o anche dei loro stessi figli.
Quindi obiettivamente lei, diciamo che parzialmente lo conosce, nel senso che effettivamente qui si va a confermare l'asso di denari di lei, cioè chiaramente lui in questo preciso momento non sta pensando ad allontanarsi creando uno scombussolamento epocale nel loro rapporto. Sta anzi cercando di appianare qualsiasi divergenza per appunto cercare di non provocare problematiche economico-finanziarie eccessivamente appunto importanti e pericolose. Quindi il 3 di denari ci parla di collaborazione verso uno scopo comune. Ma ragazzi, qual è lo scopo comune di questa coppia? Non è l'erotismo, non è la fisicità, non è l'amore. Quindi qual è lo scopo comune di questa coppia? Il denaro. Quindi quest'uomo è anche molto furbo perché i pentacoli rappresentano comunque un arrampicatore sociale o comunque un individuo scaltro. I pentacoli rappresentano gli abili mercanti. Quindi, a parole, quest'uomo sa ingannare molto bene questa donna, al punto da rendere innocua qualsiasi sua forma di gelosia, perché abbiamo visto che lei non vi teme o comunque non teme il fatto che lui possa comunque un giorno lasciarla per un'altra donna. Pur, vi ripeto, avendo sicuramente o letto o comunque visto qualche messaggio di troppo, qualche telefonata di troppo. Ma quest'uomo è molto furbo perché, vi ripeto, i pentacoli rappresentano gli abili mercanti, quindi persone che ci sanno fare, si sanno vendere bene per ovviamente un guadagno. In questo caso qual è il guadagno? Qual è, come vi dicevo prima, lo scopo comune? Una vita economico-finanziaria, quindi materiale, che sia positiva. Quindi mantenere solido il proprio benessere, continuare ad avere le spalle coperte. Questo è l'obiettivo di quest'uomo. Esattamente come la pensa lei. Vi ripeto, non hanno come obiettivo comune quello di in qualche modo avere per esempio altri figli o avere figli nel caso in cui appunto non ne abbiano. Non hanno intenzione di in qualche modo per esempio allargare la famiglia. Non è un 3 di coppe, qui abbiamo un 3 di denari che potrebbe però rappresentare, come vi dicevo all'inizio, anche la vendita di un immobile per acquistarne un altro. Quindi potrebbero per esempio pensare ad un trasloco, quindi a cambiare casa. Oppure, vi ripeto, potrebbero aver avuto un'ottima notizia, per esempio appunto un prestito che potrebbe permettergli di cambiare casa. Quindi in realtà non è un uomo pronto a creare, vi ripeto, subbuglio nell'ambito del proprio rapporto. Vuole andare d'accordo con questa donna, ma perché? Per non avere problematiche economiche, perché parliamo di pentacoli. Mi capita molto spesso, in determinate stese, di sentirmi dire appunto da clienti piuttosto che appunto conoscenti, amiche, ma lui comunque è già particolarmente benestante. Quindi tutte queste paure parrebbero inutili. Ragazzi, non c'è limite all'avidità. Ci sono individui che per denaro, anche per pochissimo denaro, farebbero veramente di tutto. Persone che hanno fatto di tutto e si sono comportate in maniera assolutamente priva di morale, priva di etica. Questa persona, in questo momento, vi ripeto, potrebbe anche essere benestante, ma il suo pensiero principale è chiaramente il continuare a vivere in questo status. Quindi non vuole creare problematiche da un punto di vista economico-finanziario a se stesso, principalmente perché i pentacoli ci parlano di egoismo, vi ripeto, di avidità, di avarizia. Non c'è limite, ragazzi, all'avidità di un individuo. Quindi
potrebbero essere, a mio avviso, sia lui che lei, probabilmente segni di terra, quindi Capricorno, Vergine, Toro, o avere l'ascendente in uno di questi tre segni, o avere uno dei due o entrambi un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quindi Venere, Luna, per quanto riguarda appunto rispettivamente le relazioni, il nostro modo di vivere i sentimenti e quindi le emozioni, e appunto Mercurio e Marte, per quanto riguarda appunto rispettivamente la comunicazione, la nostra energia, le nostre passioni, la nostra combattività. Quindi potrebbero, vi ripeto, nel caso in cui voi abbiate appunto occasione di conoscere la data di nascita e anche l'ora di nascita ovviamente di entrambi, con ovviamente precisione, e quindi anche di consultare le effemeridi, dovreste appunto notare una forte presenza di questi segni di terra appunto nel tema natale di questi individui. Quindi potrebbero avere per esempio segno zodiacale Toro, o lui o lei, e Venere in Vergine piuttosto che la Luna in Capricorno. È un esempio, ok? Perché obiettivamente entrambi sono fortemente legati all'aspetto materiale del vivere. Vediamo però a questo punto cosa lui prova per lei a livello proprio sentimentale. Una meraviglia. Qui abbiamo il 5 di spade. Allora, ragazzi, cosa ho detto fino ad ora? Non c'è amore, non c'è desiderio fisico. Questa coppia dove vuole andare? Qui abbiamo il 5 di spade. Allora, lui non prova più nulla per lei. Nulla, non c'è uno straccio di sentimento, neanche un'emozione. Allora, però a differenza di lei, dove abbiamo il, vedete, fante di bastoni e l'asso di denari, ve l'ho già detto dall'inizio, lui è più furbo, perché qui abbiamo il 3 di pentacoli e il 5 di spade. Non è vero che lui non sta pensando di lasciarla, assolutamente non è vero. Il 5 di spade ci parla proprio di rottura definitiva, allontanamento, ovviamente non in questa stesa, ma in stese di altro genere. Il 5 di spade può rappresentare un lutto, per esempio, quindi una perdita grave. Questa persona non ama più questa donna, non prova più niente per questa donna e al suo fianco si sente terribilmente solo, si sente morto dentro, nella sua virilità, nei suoi desideri, nella sua capacità addirittura di provare anche i sentimenti. Guardate ragazzi che il 5 di spade con il 10 di spade e il 7 di spade sono carte veramente molto pesanti, anche molto più della famigerata torre piuttosto che carta della morte tra gli arcani maggiori, perché rappresentano proprio una chiusura subdola, parliamo di spade, quindi un mentale che in realtà vive momenti di grande caos, perché il 5 di spade è una carta di grado 5 appunto, quindi ci parla di situazioni caotiche causate da un elemento in più che si è inserito nell'ambito della coppia. 5 di spade precede una carta di grado quarto che rappresenta appunto la coppia. Il 4 è la carta per eccellenza della solidità, della stabilità di un rapporto. Le carte di grado 5 rappresentano un elemento in più, quindi generalmente rappresentano come definizione un po' banale, diciamo, l'amante, quindi una persona in più, quindi voi, che si è inserita all'interno di una coppia e che ha causato una rottura definitiva di questa coppia. Quindi evidentemente il fatto che lui abbia conosciuto voi ha fatto decisamente spostare l'ago della bilancia per ok, la lascio. Però attenzione, perché vi ho detto che lui è molto furbo? Perché sta pianificando. L'abbinamento pentacoli spade rappresenta una lenta, molto lenta, pianificazione, ovviamente in virtù di una capacità di rielaborazione degli eventi a sfavore di un'altra persona. Cioè, per essere più chiari possibili, l'abbinamento pentacoli-spade rappresenta generalmente gli individui molto intelligenti che però usano la loro intelligenza solitamente per, diciamo,
approfittarsi della buona fede degli altri, quindi in questo caso della compagna ufficiale. Perché vi ripeto che lei, come vi ho detto all'inizio, non ha assolutamente idea che lui possa un giorno allontanarsi da lei, pur sapendo che lui possa avere un'altra persona. In questo caso non è così. Quindi da questo punto di vista non lo conosce affatto. Perché è vero che lui in questo momento vuole collaborare con lei, vuole cercare di tacitare tutte le situazioni che possono portare questa coppia al disfacimento, ma è anche vero che lui sta pensando alla chiusura. Il 5 di spade è una carta pesante che, vi ripeto, ci parla di situazioni ingannevoli, ci parla di tradimento, ci parla di menzogne, ci parla anche di pettegolezzi e male lingue. Quindi ragazze, questo ovviamente lo dico per voi, attenzione, perché potrebbe esserci qualcun altro che ha scoperto, che sa o anche semplicemente ha il dubbio di voi, del fatto che voi abbiate una storia. Anche nel momento in cui lui pensa di essersi confidato con il suo migliore amico, che non lo tradirebbe mai, anche in questo caso noi sappiamo che gli individui possono compiere azioni meschine e malvagie. Quindi probabilmente si è fidato della persona o delle persone sbagliate, perché il 5 di spade ci parla proprio di tradimenti causati da un eccesso di fiducia nei confronti delle persone sbagliate, quindi non aver ben considerato come nemici coloro che invece lo sono. Quindi il 5 di spade è una carta molto pesante perché ci parla di un andare a progettare, programmare, vi ripeto ragazzi, mi raccomando, a lungo termine, perché bastoni e coppe, come vi ripeto sempre in tutti i video, rappresentano giorni, massimo settimane. Purtroppo invece pentacoli e spade rappresentano mesi, se non addirittura anni. Quindi questa persona sa di per certo che il rapporto fra lui e questa donna andrà a chiudersi. Non è oggi, non è domani, non è dopodomani, non è fra un mese, ma il loro rapporto andrà a chiudersi. Questa persona sa di non provare più nulla per lei, perché comunque c'è la carta della perdita, a prescindere che loro abbiano dei figli. Quindi anche in questo caso lei sbaglia, perché lei vedeva il figlio, ipotetico, la figlia, come un collante. Per lui non esiste collante. Quindi in realtà questa persona sta già pensando ad una separazione, ma è un 5 di spade, non un 10 di spade. Quindi questa persona sa che obiettivamente quando il loro rapporto andrà a chiudersi non ci sarà un ciclo che si chiude definitivamente per iniziare tranquillamente saltellando una nuova storia. No, parliamo di un 5 di spade, quindi carta di litigi e di conflitti profondi. Quindi sa che nel momento in cui lui andrà a chiudere questa storia ci saranno tanti e tanti problemi. Inoltre il 5 di spade ci parla anche di rimorsi. Questa persona sa e ovviamente sensi di colpa, quindi sa di non essersi comportato bene. Perché, come vi ho detto all'inizio, questa persona potrebbe anche già aver tradito questa donna, oltre che con voi, anche ovviamente precedentemente all'aver conosciuto voi, con un'altra donna, ad esempio. Quindi in realtà quest'uomo sa che se in questo momento deve continuare ad avere questo atteggiamento doppio, perché il 5 di spade, vi ripeto, rappresenta il tradimento e la doppiezza, prima o poi qui arriverà la burrasca inevitabile. E quindi tutti i dispiaceri verranno a galla. Di conseguenza, questa carta rappresenta ovviamente, vi ripeto, un caos, un disordine, perché quest'uomo, d'accordo, continua a programmare, quindi a procrastinare questa decisione, ma è chiaro che continua a non amare questa donna, a non desiderarla e invece ad amare e desiderare comunque voi. Di conseguenza quest'uomo si sta castrando nei suoi desideri e ovviamente nel suo bisogno anche di amore, di calore, perché guardate questo 5 di spade, che carta assolutamente fredda, quindi in realtà è uno spreco di energie che sicuramente vanno a suo detrimento, perché chiaramente nel momento in cui poi lui andrà a chiudere questo rapporto e ci sarà chiaramente questa burrasca, quest'uomo si troverà stanco prima ancora di iniziare a combattere.
ma chiaramente chi è causa del suo mal pianga se stesso. Cioè, quest'uomo obiettivamente sta sbagliando perché sta procrastinando troppo e veramente sta pensando di continuare a portare avanti questo rapporto vivendo invece il vostro appunto con doppiezza e nel nascondimento, proprio perché non vuole rinunciare ad un benessere economico-finanziario che per lui è fondamentale. Di conseguenza va in qualche modo a mettere in secondo piano i sentimenti che prova per voi e il desiderio fisico che prova per voi. Quindi anche la sua stessa autostima, il suo sentirsi un uomo appagato, virile. È chiaro che quindi quest'uomo sta rinunciando a se stesso in virtù di cosa? In virtù sicuramente di un benessere economico-finanziario che però non può andare ad appagare né il corpo né tantomeno il cuore. Quindi questo 5 di spade ci parla anche, se vogliamo, di una sorta di autolimitazione e una umiliazione che quest'uomo sta facendo nei confronti di se stesso, dei suoi desideri e del proprio futuro. Quindi il 5 di spade ci parla proprio di una speculazione errata, cioè evidentemente sta facendo un po' i conti senza l'oste, anche perché, ragazze, parliamoci chiaro, quest'uomo ci parla di tempistiche molto lente, quindi mesi, addirittura anni, ma quest'uomo dà veramente per scontato che voi ci siate sempre e comunque ad aspettare lui? Quest'uomo pensa veramente che dopo mesi, dopo tante settimane, voi non potreste trovare l'uomo della vostra vita, la vostra anima gemella e quindi lasciarlo lì assieme alla moglie o alla compagna dove vuole essere, peraltro anche nel presente? Cioè, quest'uomo sta ragionando veramente in maniera, a mio avviso, autodistruttiva e fallimentare. Perché si troverà poi, nel momento in cui il loro rapporto andrà a chiudersi, in una situazione ancora peggiore e si ritroverà di fronte a un avversario, lei, che sarà molto più forte del previsto. Quindi obiettivamente quest'uomo sta facendo unicamente del male a se stesso. Vediamo a questo punto, nelle ultime due carte appunto, che cosa accadrà nel loro futuro. Vediamo un po'. E qui abbiamo la regina di pentacoli e il re di bastoni. Allora, in tarologia la consultante solitamente è la regina di coppe, la regina di bastoni, mentre la regina di pentacoli è appunto, o la regina di spade, l'altra, la rivale. Questo vale anche per quanto riguarda appunto l'uomo, quindi il soggetto della stesa, l'amato della consultante, che è re di bastoni o re di coppe. In questo caso, quindi, qui non compare una coppia. Quindi, che cosa mi compare? L'uomo che è innamorato di voi, che vi desidera e continuerà ad amarvi e a desiderarvi, qui abbiamo il re di bastoni, e abbiamo la figura della regina di pentacoli, cioè lei, che continuerà imperterrita nel suo percorso di false sicurezze, convinta che la sua vita procederà tranquillamente nel migliore dei modi. In realtà qui appunto però abbiamo il re di bastoni, quindi un uomo innamorato di voi, della consultante, un uomo che vi desidera, parliamo di bastoni, un uomo che prova un profondo senso di appartenenza. Quest'uomo è anche geloso di voi, perché il re di bastoni tende a essere anche molto geloso e possessivo della donna che lui ama e che reputa sua. Quindi in questo caso quest'uomo continuerà a volere voi, a desiderare voi e ad amare voi, fino a che, cosa tipica del re di bastoni, diventerà completamente cosciente, consapevole di ciò che vuole e di conseguenza prenderà la strada che per lui è la strada più giusta. Il re di bastoni è un uomo dominante, un uomo in pieno controllo delle situazioni. Non vuole più subire. È un uomo che vuole raggiungere i propri obiettivi. È un uomo onesto e leale. È un uomo stabile e maturo. Quindi quest'uomo non è quel ragazzino sciocco che lei identifica, ma è un uomo, vi ripeto, furbo, intelligente, che però in futuro inizierà a ragionare, per fortuna, in maniera molto più intelligente.
Quindi entrerà in pieno possesso e contatto con i propri desideri reali, con i propri sentimenti reali. Quest'uomo capirà che vuole essere il vostro compagno, perché il re di bastoni o re di coppe, come vi ho detto poco fa, è l'uomo che ama la consultante. Quindi quest'uomo entrerà in pieno contatto con quello che è ciò che prova, pensa e desidera con voi e di conseguenza deciderà. E non agirà da fante ma neanche da cavaliere. Agirà da uomo in pieno autocontrollo, da uomo deciso, da uomo serio. Il re di bastoni è un uomo autorevole, è un uomo anche magnanimo, quindi evidentemente si spoglierà un po', per fortuna, di quel profondo senso di avarizia di cui abbiamo parlato sino ad ora, per invece lasciare più spazio ai sentimenti. Quest'uomo attraverserà un momento di grande crescita, ma grazie ai sentimenti che prova per voi. Il re di bastoni è un uomo fedele, non di certo a lei, ma fedele a chi? Alla consultante, ai sentimenti che prova per la consultante. Il re di bastoni però, ragazzi, non è la carta del matto, quindi generalmente il re di bastoni viene paragonato al proprio corrispettivo nella carta dell'imperatore, che quindi rappresenta sì un uomo che decide, che prende in mano il suo futuro, ma lo fa con prudenza. Quindi sicuramente non interromperà il rapporto con questa donna dall'oggi al domani e soprattutto non lo farà cercando quei litigi di cui parlavamo con il 5 di spade. Quindi cercherà proprio di evitare quella burrasca che lui teme in questo momento. Di conseguenza, tutte le imprese che quest'uomo in qualche modo andrà ad iniziare a intraprendere verranno ben condotte e di conseguenza deciderà sul da farsi definitivamente per quanto riguarda il suo rapporto con questa donna. Molto probabilmente quest'uomo potrebbe avere delle grandi soddisfazioni anche da un punto di vista professionale, perché parliamo di un re e di un re di bastoni. Quindi quelle notizie positive di cui parlavamo prima con l'asso di denari può rappresentare appunto un nuovo lavoro che gli darà grande successo professionale e quindi di conseguenza può permettergli anche addirittura un trasferimento, come dicevamo appunto prima con il 3 di pentacoli, perché un'altra delle caratteristiche del re di bastoni è proprio il movimento, lo spostamento, quindi potrebbe esserci proprio un trasferimento di casa, di focolare domestico. Quindi sicuramente quest'uomo, vi ripeto, agirà in maniera ponderata, in maniera cauta, ma per cercare di definitivamente risolvere in maniera onesta e leale tutto ciò che fino ad ora si è lasciato indietro. Ma perché quest'uomo ha questo 5 di spade? Vi ripeto, quest'uomo sta male al fianco di questa donna. Quindi guardate che, percorso a crescere che ha quest'uomo. Da questa grande sofferenza qui abbiamo un meraviglioso re di bastoni. Un uomo che prende consapevolezza piena dei suoi sentimenti. Lei invece assolutamente continuerà a permanere, vi ripeto, anche in questo stato illusorio di vita perfetta, regina di pentacoli, pensando che comunque lei è una regina, quindi ben seduta sul trono, che nessuno le porterà mai via nulla, ben legata, pentacoli, quindi all'aspetto materiale, economico-finanziario del loro rapporto, quindi mentre lui attraverserà una fase di maggior saggezza e di maturità, per cui riuscirà a capire finalmente cosa conta obiettivamente nella vita per quanto riguarda un rapporto d'amore, quindi l'amore, il sentimento, la sessualità, non il denaro. In questo caso invece lei no, permarrà nella convinzione che invece il loro rapporto può tranquillamente andare avanti così. La regina di denari, tra l'altro, come caratteristica ha anche quella di poter diventare un'acerrima nemica nel momento in cui si accorgerà che tutto ciò che lei stringe tra le mani, quindi vi ripeto, beni materiali, rischiano di venirle meno. Quindi è una donna che potrebbe diventare, per esempio in sede giudiziaria, nel caso in cui ci sia una separazione in atto,
una acerrima nemica, perché è una donna, vi ripeto, troppo legata all'aspetto economico-materiale del loro rapporto. Quindi vi ripeto quello che vi ho detto prima per quanto riguarda i segni zodiacali. In lui potrebbe esserci anche però una importante compresenza di fuoco, quindi Leone, Ariete, Sagittario, che evidentemente si percepiranno particolarmente, soprattutto nel caso in cui lui ce l'abbia nell'ascendente, appunto in futuro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per cui quest'uomo finalmente diventerà totalmente consapevole. Quest'uomo finalmente capirà cosa vuole dalla vita, quindi prenderà la decisione giusta, una decisione saggia, da persona matura, e che lo porterà quindi ad una saggia decisione. Il Re di Bastoni ci parla anche di comunicazioni, quindi comunque aspettatevi una comunicazione a breve, un incontro, quest'uomo vi chiederà di vedervi e molto probabilmente vi parlerà di quella che è proprio la sua condizione attuale con questa donna da un punto di vista sentimentale. Ricordate il 5 di spade, ragazze, quindi non c'è assolutamente nulla. E ovviamente anche il loro assetto economico-finanziario, che invece ad oggi abbiamo visto con quel 3 di pentacoli pesa molto sulla sua decisionalità. Ma è un uomo che, vi ripeto, agirà con voi in maniera molto onesta, mentre in maniera totalmente disonesta con questa donna. Quindi vi ripeto, ragazzi, aspettatevi ancora, per quanto riguarda il futuro ovviamente più prossimo, che quest'uomo continui comunque a temporeggiare, quindi mantenendo il piede in due scarpe. Ma ovviamente parliamo di Re di Bastoni, quindi entro un paio di mesi al massimo quest'uomo potrebbe effettivamente effettuare un reale cambiamento della sua vita, prendendo proprio in mano finalmente quella che è la sua vita da un punto di vista appunto sentimentale. Però vi ripeto, le tempistiche in questo caso non sono velocissime, ma non sono neanche così lente come invece le aveva preventivato lui, con appunto questo 3 di pentacoli e con questo 5 di spade. Ovviamente in questo caso dobbiamo ringraziare proprio questo 5 di spade, perché evidentemente questo vuoto che quest'uomo prova dentro di sé lo aiuterà a riflettere, proprio perché generalmente nel momento in cui noi ci rendiamo conto di ciò che ci manca realmente, ne siamo realmente consapevoli, evidentemente si fa quel passo in più verso la propria libertà, che è questo l'obiettivo di quest'uomo, che ora in questo momento sta vivendo, vi ripeto, in maniera un po' subdola, nascosta, ma che poi in futuro inizierà a realizzare. E ve ne parlerà, vi ripeto, perché il Re di Bastoni ha come caratteristica proprio l'onestà, l'apertura mentale e anche comunicativa. Quindi prestate attenzione nel momento in cui vedrete quest'uomo a tutto quello che vi racconterà. Cercate anche di leggere tra le righe dei suoi comportamenti, delle sue espressioni, delle emozioni che quest'uomo manifesterà con voi, nel momento in cui anche vi parlerà evidentemente della sua compagna ufficiale. D'accordo? Allora, come sempre, io vi auguro buona fortuna, buoni incontri. Voi sapete che io comunque le stese dopo un po' di tempo le rifaccio, di conseguenza anche questo titolo appunto verrà rifatto, per cui continueremo a tenere d'occhio la situazione. D'accordo? Di conseguenza, buon incontro e buona fortuna!